amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla, Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, energie principali, segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo un po' in tensione, visto che c'è la carta della scopa e della frusta, ci mette un po' in guardia su possibili litigi, momenti di rabbia, di stress e quindi forse abbiamo proprio bisogno di fare ordine e pulizia. La Loto ci consiglia anche di non sovraccaricarci, di non cioè di recuperare un po' di lucidità, perché se ci lasciamo andare a emozioni troppo forti, allora possiamo perdere un po' la bussola. E quindi è vero che ci può essere dello stress, però se prendiamo il controllo, se siamo anche determinati e coraggiosi per certi aspetti, soprattutto per andare a proteggere le nostre stesse energie, la carta appunto della scopa della frusta consiglia il momento opportuno e adatto, ovviamente da trovare, per ripulirci un po' di tossicità, di persone che magari possono essere un po' troppo invadenti, pretenziose, esigenti. Mi viene anche un po' con la figura dell'orso, sì, che si può avere a che fare con una persona del genere, però da parte nostra ci può proprio portare verso innanzitutto resistenza e protezione delle nostre stesse energie, delle nostre idee e poi forza, determinazione e coraggio da poter utilizzare e sicuramente ottenere dei risultati. Questi sono immediati, infatti abbiamo i pesci che indicano evoluzione positiva, abbondanza, anche movimento, spostamento, perché è una carta che si muove abbastanza in fretta. Ci sta con il fine settimana, soprattutto per chi sta organizzando qualcosa di specifico, ma ci sta anche, come vi dicevo, proprio con un certo tipo di atteggiamento che vi porterà dei risultati e delle soddisfazioni o anche una fase di progressione e quindi poi li vedrete maggiormente nel prossimo futuro. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, per chi non è interessato consiglio comunque di ascoltare, perché alcune cose possono riferirsi ai legami più importanti di amicizia, famiglia. Troviamo la ninfea. A proposito di tensione, di possibili litigi, alcune cose magari sono legate all'impossibilità di portare a termine qualcosa, di poter gestire bene alcune cose, blocchi, impedimenti, o magari stiamo programmando alcune cose da fare, ovviamente o con la persona amata o anche per conto nostro, e ci possono essere degli impedimenti. Tensione e litigi di vario tipo, questo dipende sempre da quello che state vivendo. Ovviamente quando c'è un'energia del genere io consiglio magari di ridimensionare un po' le aspettative o organizzarsi per bene, soprattutto se state valutando dei nuovi progetti, dei nuovi inizi o anche qualcosa che si vuole fare, come vi dicevo, nel corso della settimana, soprattutto nel weekend. Se si prende in mano
la situazione, quindi il controllo con determinazione, riuscirete a risolvere immediatamente qualsiasi cosa. Infatti già il Giglio ci sta dicendo questo, che ci sono comunque possibilità di ritrovare equilibrio, intesa, collaborazione e pacificazione. È ovvio che, come dicevo, salta proprio, molto forte questa, energia, non dico un po' negativa, però magari di blocchi, di impedimenti, di un qualcosa che deve essere gestito. Per alcuni può anche voler dire situazioni che ritornano dal passato o situazioni che magari, si pensava, anche atteggiamenti, si pensava di aver risolto, di aver chiarito e magari, diciamo purtroppo tornano un po' a galla. Sulla questione ritorni, dipende perché spesso purtroppo può anche indicare una situazione che si considerava conclusa, questo lo dico magari per i single, una precedente relazione, qualcuno che abbiamo lasciato andare o addirittura una persona che magari si è data di nebbia, che non sentivamo da un po' di tempo, potrebbe ritornare a fare capolino. Quindi è vero che ci possono essere delle nuove situazioni, però c'è qualcosa che turba un po' il vostro equilibrio, turba un po' la vostra situazione, sentimentale. E adesso procediamo con l'ambito più pratico delle finanze, del lavoro. Allora, troviamo la carta dell'amante. L'amante nelle situazioni pratiche, vuol dire comunque cura, attenzione e disponibilità, per attrarre, qualcosa di bello, di positivo, soprattutto per, come dicevo all'inizio, per ottenere qualcosa di importante e a vostro vantaggio. Questo è molto importante per le questioni pratiche, favorevoli, di guadagno, di miglioramento. E quindi queste carte ci stanno dicendo che magari c'è una situazione complessa che va a alleggerirsi, una situazione anche critica nel proprio ambiente che può vedere finalmente dei risultati e delle soddisfazioni, soprattutto perché ci sono comunque queste carte che indicano tanto tanto impegno da parte vostra e quindi vedere che cominciano ad esserci dei risultati è già molto meglio. Poi alcuni risultati possono arrivare anche dal consiglio o da una persona nello specifico, sì, sia come consiglio, come aiuto, come sostegno, sia anche, come supporto, morale, può essere, determinante certi aspetti. Magari sappiamo che dobbiamo contare sulle nostre forze, quindi ci vuole pazienza e costanza e procedere, andare avanti, però quando c'è l'aiuto e il supporto di qualcuno è sempre utile. Quindi a livello pratico magari si traduce proprio a portare più serenità e anche nuove indicazioni per il futuro, magari per chi è in cerca si vedono queste nuove opportunità, ma può voler dire tantissimo, dipende dalla vostra condizione attuale. Per alcuni magari un lavoretto passeggero, un guadagno o qualcuno che vi dà, dei soldi per aiutarvi in questo periodo, nell'attesa di trovare qualcosa, oppure proprio per alcuni una fase, un nuovo inizio come prova e, magari può essere un lavoro sostanzioso, seppur passeggero, ma che può aprire a nuove possibilità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!